Lui è Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari dal 2021. Ho avuto modo di parlarci per più di un'ora nel suo ufficio a Maranello. Infatti, dopo il tour di tutta l'azienda, che ho già raccontato su YouTube, mi sono fatto raccontare la sua storia, il suo percorso incredibile e la sua vita da amministratore delegato. Vi ricordo che Ferrari è un'azienda quotata con miliardi di fatturato e con due grandi famiglie importanti nel capitale. Infatti il presidente è John Elkann e il vicepresidente Piero Ferrari. Per cui essere l'amministratore delegato di un'azienda del genere è una responsabilità unica. Io non ho mai voluto fare amministratore delegato. Quando sento quelle persone che dicono io da grande voglio fare amministratore delegato, Dice hanno già sbagliato. ma sì, perché secondo me tu devi vivere la vita per viverla bene, per essere felice, per essere soddisfatto. Non è che bisogna essere per forza amministratore delegato. Eppure il percorso di Benedetto Vigna è stato unico e non è finito di certo per caso nella posizione in cui si trova adesso. Per cui partiamo dalle origini. Io quando ho cominciato, ero l'87, scelsi di fare fisica perché ascoltai le parole di un famoso premio Nobel della fisica che si chiama Feynman, e lui ci raccontò una storia che si trova adesso in un libro. Dice, ma che importa di cosa pensa la gente? A questo punto io dico, faccio fisica perché volevo fare carriera accademica. Poi mi sono reso conto che non era per me, che volevo fare più attività industriale, utilizzare la testa per creare dei prodotti che generassero fatturato e posti di lavoro, e quindi ho cominciato a fare chip. E mentre facevo chip, a un certo punto ho detto, vediamo, voglio cambiare. Sono venuto in contatto con il presidente della Ferrari e sono venuto in Ferrari. Detta così sembra facile, ma in realtà una strada così ripida in salita comporta anche dei sacrifici. Non è facile, come tutte le cose bisogna che ci sia tempo, dedizione, passione, sacrifici. Io sono sposato con una figlia. È chiaro che da una parte è stata mia moglie che mi ha supportato e sopportato, perché col tipo di vita che facevo prima, un po' adesso hai bisogno di riferimenti stabili. Hai bisogno anche di trovare il partner giusto. Perché lavori tanto. Se vuoi la bicicletta, qualunque Certo. cosa sia, se tu lavori tanto, puoi raggiungere certi risultati e lo fai sia con la qualità del lavoro che con la quantità. Tutte quelle storie che io sono efficiente, che non esistono. Devi essere efficiente e poi quando sei efficiente devi lavorare il più possibile. Bene, siamo arrivati subito al tema bilancio vita-lavoro e lui, come molti altri imprenditori, conferma che bisogna lavorare bene, ma anche tanto, più degli altri, altrimenti non raggiungi certi risultati. E per questo in tutto ciò riuscire ad avere anche una famiglia e una vita normale non è facile. Una volta un capo mi disse, la tua vita ha un ritmo trimestrale, imposta la vita familiare sui trimestri, organizza vacanze di questo tipo. È stato un consiglio molto buono, che io con mia moglie, dal 99 al 2000, sono 25 anni, abbiamo un ritmo trimestrale. Assodato questo, approfondiamo nel dettaglio tutto il percorso dal primo lavoro fino ad oggi. Primo obiettivo, carriera accademica. Poi mi avevano assunto la NATO per ricerca militare in Olanda e a me piaceva l'idea perché si lavorava sullo stealth, sai, con l'aereo invisibile, e sono andato a lavorare per una società che si chiama ST Microelectronics. Era il 95, ho avuto l'opportunità di cominciare su un'attività completamente nuova da zero, la si trova su internet, chiamata come MEMS, Micro Electromechanical System. Lì avevo un articolo, che ho cominciato a leggerlo, ho notato che c'era un errore, ho chiesto alle persone in azienda se avevo ragione o meno, però mi rendevo conto che non riuscivano a seguirmi. A questo punto, a quel tempo, sotto il nome dell'autore si metteva il numero di telefono. Ho chiamato, gli ho detto, senti, io devo imparare a fare queste cose, sono da solo in azienda, cosa che devo fare? E lui mi disse tre cose. La prima, devi leggere questi libri. Due, devi andare a questa conferenza, la conferenza a San Diego, era febbraio 96. E alla terza, devi venire a studiare in America. E quindi ho comprato i libri. Sono andato dal mio capo con la richiesta di partecipare a questa conferenza. E la conferenza su cos'era? Era specifico su quel settore. La prima volta mi ha detto di no. Poi il mio capo diretto mi disse, tu sei più giovane, sei fresco di studi, e tu. Quindi poi siamo andati su e sono andato da solo. Ho fatto questa conferenza, poi sono tornato e poi sono andato in America per 2 anni, 97 e 98. Il mio capo, il grande capo, mi disse, sì, però se tu mandi in America ci costa tanto, poi semmai tu te ne vai. In America per l'azienda sempre. Per l'azienda, ero in azienda, ero dipendente, ma studiavo lì. Seguivo i programmi Industrial Fellow, dove ero a Berkeley. Ero a Berkeley e andavo a Stanford. Io andavo a lavorare di un corso specifico su quello che devo fare io, che era teoria e pratica, e poi seguivo un po' gli agganci con i vari clienti. Era un laboratorio dove studiavi, ma se vuoi poi la Silicon Valley è un posto dove tu vai al bar pieno di connessioni. È pieno di connessioni. Quindi lì ho conosciuto un sacco di persone. Il mio capo a quel tempo temeva di perdermi. Mi disse, no, guarda, il fatturato era $0. Visto che tu azienda investi su di me, mandare me in America, È un grande investimento. mi prendo l'impegno di non dimettermi fino a quando non mi hanno È un impegno folle. Vabbè, però come dire, mi sembra pure corretto, no? Se Sì. un'azienda ti dà, devi anche give back. Poi il fatturato è cresciuto, fino al 2005 era praticamente zero. Come si sosteneva l'azienda? L'azienda aveva anche altre attività, la mia era praticamente nulla. Quindi STM lancia un ramo di azienda chiamato MEMS, guidato appunto da Benedetto Vigna, che per entrare nel mercato va a questa conferenza a San Diego e poi sviluppa il progetto ricercando tra Stanford e Berkeley e ringrazia la fiducia del grande capo, assicurandogli che non avrebbe lasciato l'azienda finché MEMS, allora solo un progetto su carta, non avrebbe fatturato almeno $1 miliardo. Noi all'inizio abbiamo cercato di lavorare con le società nell'automotive, quindi fare i sensori per airbag, i controlli attivi del veicolo, non so, il test dell'alce. Quindi io avevo queste idee, le proponevamo
ai clienti automotive era un mortorio. Lenti, manca a dire. Siccome però il mio business era zero, o vedo altrove, oppure mi chiudono. E quindi io, per evitare alimento, mi sono focalizzato su cose dinamiche. E a quel tempo gli smartphone non erano smartphone, erano cellulari banali, e un'altra cosa erano i videogiochi. Allora, i videogiochi sono più dinamici. Quindi prima siamo andati a Redmond, Microsoft. Poi siamo andati in Giappone, Sony. Però per varie ragioni non c'è stata risonanza con loro. Invece c'è stata risonanza con Nintendo. Era il 5 marzo 2005. Il meeting era supposto durare mezz'ora, è durato 9 ore, perché in quell'occasione venne il CEO di Nintendo, Satoru Iwata. Quindi ho capito la tecnologia come funziona, perché l'idea era far fuori tutti questi pulsanti. Dice va bene, però il prezzo è questo, la tecnologia è questa. Abbiamo parlato e così cominciate con Nintendo. A distanza di 6 anni dalla tua entrata. Sono passati 10 anni fino a quando io ho beccato un cliente grosso. Avevo beccato altri clienti prima. Quindi comunque 10 anni di fiducia nel finanziare questa attività sapendo che avrebbe avuto futuro. L'azienda ha finanziato, io poi cercavo finanziamenti europei, ma poi non eravamo tanti, noi spendevamo poco, forse 5-6 milioni all'anno, eravamo pochi, però le macchine costavano. Il 16 giugno 2005 io feci una presentazione a tutti i management della ST dicendo voglio fare queste robe, questo è il business plan, e loro mi hanno tenuto, rotto interrogazione, dalle 9 di mattina alle 6 di sera. Ho fatto questa presentazione perché l'ordinato era praticamente nullo, poca roba, però io chiedevo di fare una nuova linea di produzione che costava $100 milioni. Noi siamo stati i primi a quel tempo a fare questa linea di produzione. Questo pre-Nintendo o post-Nintendo? Parallelo. Io me lo sentivo che Nintendo partiva, no? Certe cose le devi sentire, sì, non è razionale. E quindi ho detto, se parte Nintendo qua dobbiamo avere i prodotti. Esatto. E quindi abbiamo fatto questa linea alla grate e abbiamo cominciato a fatturare. E quindi fai conto che nel 2005 eravamo 2 milioni, avevamo un paio di clienti, uno per le lavatrici e uno per i computer, Toshiba, e poi siamo arrivati a $1 miliardo circa nel 2011. E poi dopo è andata fino a quando nel 2021 mi sono dimesso. Di nuovo, detto così sembra facile, ma dal 95 al 2005 sono ben 10 anni tentando di far partire un business. Ci sono persone che mollano dopo pochi mesi. 10 anni sono più dei miei anni di lavoro in tutta la mia vita. Eppure l'attesa ha ripagato, perché una volta partito, MEMS dal 2005 al 2011 è cresciuto tantissimo, arrivando fino al fatidico $1 miliardo di fatturato. E Nintendo quanto ha pesato all'inizio? Era intorno al 60% del fatturato. Noi avevamo Nintendo, Nokia, Apple, perché Apple pure è partita così nel 2007. E qual era la tecnologia specifica per cui eravate così importanti per questi device? Noi, sai che cosa facevamo? Avevamo preso i cosiddetti sensori meccanici, fisici, e li avevamo miniaturizzati. Per esempio, tu per fare un airbag c'è una pallina e una molla. Quando freni più di un tot, la pallina chiude 2 contatti, passa corrente e esplode l'airbag. Noi abbiamo fatto questa pallina e molla, anziché su scala di centimetri, su una scala di micron. Immagina che tutto questo è miniaturizzato. Noi siamo stati quelli che, se vuoi, a quel tempo abbiamo consumerizzato tecnologie costose. Quindi l'idea qual era? Abbiamo oggetti, sensori, geometricamente incomprano tanto spazio, consumano tanta potenza e sono costosi, la solita triade dei semiconduttorali. E abbiamo fatto oggetti che costano poco, che però hanno un buon margine, che consumano niente e ovviamente che sono disponibili in grossi volumi. Producibili in massa. Esatto. Quindi fai conto che abbiamo cominciato da zero e quando sono andato io facevamo miliardi di pezzi all'anno. Quindi praticamente è stato un imprenditore nell'azienda, cosa che succede raramente. Sono abbastanza fortunato perché ho avuto dei capi che mi hanno lasciato esprimere. Hai capi anche sono stati fortunati però, perché hai fatto crescere un'azienda, aggiungere una linea di business che fa miliardi, che da solo potrebbe essere un'azienda. Sicuramente in alcuni anni l'azienda non andava granché bene e la linea di business ha aiutato. E non hai mai pensato, questa cosa la so fare perfettamente, funziona così bene, se la facessi da solo sarei già miliardario? C'era un progetto, il nickname era Brera, intorno al 2010-2011, l'idea era fare lo spin-off di questa attività, poi dopo era troppo importante per l'azienda e quindi siamo rimasti in azienda. Beh, chiaramente l'azienda poi immagino ha tutti i suoi modi per tenerti dentro, incentivare. E poi dopo loro mi hanno dato responsabilità aggiuntive, responsabilità di altre linee di business, perché alla fine io poi avevo 3.500-4.000 persone lì, avevo un run rate diciamo 6 miliardi l'anno. A quei livelli di dirigenza, se inizialmente sei stato un ricercatore, possiamo dire, come si sono modificate le tue mansioni? Sei passato a diventare un manager? È importante che un manager, indipendentemente dal livello a cui si trovi, usi l'elicottero. Perché l'elicottero cos'è? È un qualcosa che va su e va giù. Perché l'aereo sta solo su. Invece l'elicottero tu puoi stare su e stare giù. Quindi è importante sempre di più che una persona sia in grado di alzarsi e di vedere una vista di insieme. Quindi strategia, visione, long term. Ma deve essere anche in grado ogni tanto di scendere giù. Poi secondo me un'altra cosa importante è che il capo deve usare la gerarchia per quanto riguarda le indicazioni, ma deve avere una comunicazione aperta. Tu lo sai, lo vedi bene, anche queste modalità di intervista 10 anni fa erano inconcepibili. Impossibile. Le persone hanno piacere di un contatto diretto. Non può essere che il capo parla con la prima linea e basta. Io ti dico che alcuni manager che sono qui in azienda, quando gli dico cos'è che notate di diverso qui rispetto a fuori, alcune frasi sono di questo tipo. Prima, per iniziare un meeting con il mio capo, c'erano 2 segretarie e poi lo incontravo dopo un mese. Io ti mando un WhatsApp e al più entro mezz'ora o un'ora ho la risposta. Io stamattina ho chattato con i test driver, perché io ho parlato dell'importanza che loro hanno per i test
testing delle auto, ho incontrato gli operai. Questo contatto diretto diventa sempre più importante. A maggior ragione in un'era in cui c'è troppa digitalizzazione, AI, tutte queste robe. E poi forse anche un tema di motivazione. Se tu riesci a accendere quel fuoco alle persone che lavorano poi sul prodotto, perché poi sono loro che fanno la differenza. Assolutamente. Cioè è importante ricordarsi il nome delle persone. A me è una cosa che mi fa piacere, sai quando arrivo giù e trovi, che ne so, l'operaio che ti dice posso prendere il caffè insieme? Volentieri. Io qua vado in giro ovunque, ma sia qui che nell'altra azienda. Io vengo da un paese piccolo, il paese da dove vengo io aveva a quel tempo 2000 persone. Quando vivi in un paese piccolo, secondo me, ti abitui ad avere a che fare con tutte le persone. Perché c'è il figlio del medico, c'è il figlio dell'ingegnere, ma c'è anche Figlio dell'operaio. Però è un'ottima scuola per capire che nella società ci sono tante tipologie di persone e in questo senso se vuoi crescere in un paese aiuta, perché se tu vivi in una città il più delle volte ti becchi solo una fettina nella società, se vivi in un paese te li becchi tutti. Passiamo al capitolo Ferrari. Sono stato contattato tramite un headhunter, poi ho incontrato John Elkann che mi ha fatto questa proposta, poi ho parlato anche con Piero Ferrari e con qualche altro membro del consiglio di amministrazione e tutto è stato rapidissimo. Sì? Ma Tipo? poche settimane. E come l'hai vissuta? Da che settimana prima pensavi, vabbè, sto facendo questo? Prima ho dovuto chiudere Il tuo mandato. Di là c'era un progetto molto importante che prevedeva l'assunzione di tante persone, 5.000 persone. Quando ho visto che potevo passare il tutto a un collega, allora ho dato la mia disponibilità, perché prima non mi sentivo dare la disponibilità. Quanto è durato questo periodo di transizione? Ma dopo poche settimane. Cioè da quando io ho detto ok mi interessa a quando è stato firmato il contratto 3 settimane. Beh, pazzesco. Ma sì, però diciamo che io conoscevo già alcuni membri del consiglio di amministrazione da anni e poi loro mi conoscevano e quindi Non sarà uno shock. Quindi. no. Da fuori arriva un amministratore delegato tecnico, scientifico, focalizzato sulla tecnologia, in vista anche di avere un'auto completamente elettrica. Qual è stato il tuo mandato come amministratore delegato, oltre al solito mandato, cioè quello di dirigere l'azienda? Quando è uscita questa storia mi sono divertito un po'. Per esempio mi divertivo con mia moglie, perché io quando ero in un'altra azienda la mia vita era diversa. Cioè io facevo una settimana in America, una settimana in Europa e una settimana in Asia. E quando stavo in Europa buona parte del tempo fuori dall'Italia, perché prima tutti i clienti erano fuori. Quindi loro qui in Italia, seguendo la pressa italiana, non sapevano che io gestivo business dal 99. Quindi per loro ero un fisico, uno scienziato che aveva fatto fisica subnucleare. Loro non vedevano in me una persona che aveva gestito un gruppo più o meno confrontabile con quello di Ferrari. E quindi dipingevano me come il tecnico, semmai che stava il guru che stava... lo scienziato creerà una macchina atomica. Dopo me ne ho cominciato a conoscere, perché io bene o male avevo a che fare sempre con investitori, con giornalisti dal 2004, quindi è stata una transizione molto semplice per me. Infatti quando sono arrivato qua, dicevo, e non ero mai venuto volutamente qui prima di essere assunto, quando sono arrivato qui ero al telefono con mia moglie, lei è di Parma, mi sembrava di essere sempre stato qua, come se fossi sempre venuto qua, non ero mai venuto in Ferrari, eppure mi sembrava di essere stato qui da quante volte. Quindi ora che abbiamo capito come Benedetto Vigna è diventato il CEO di Ferrari, capiamo bene in cosa consiste il suo lavoro e quali sono i cambiamenti che ha apportato. I processi sono stati diversi? Cosa è cambiato dall'essere il capo di un business da miliardi al capo di un altro business di miliardi? Però quali sono state le differenze? Allora, per me questa è una bella domanda, perché io dico così, un'azienda per me è come una cipolla, è fatta a strati, no? Al centro ci sono sempre persone. Poi sono queste persone che realizzano dei prodotti seguendo alcuni progetti specifici che sono dell'azienda A anziché dell'azienda B. Ma quello che il cuore è sempre la stessa roba, sono le persone. E nelle persone ci sono due cose, quelle che si chiamano hard skill e quelle che si chiamano soft skill. Le hard skill sono specifiche, le soft skill sono le stesse. Sono orizzontali su tutte le aziende. Io onestamente lavoro qui nello stesso modo in cui lavoravo prima. Cioè alla fine i requisiti sono gli stessi. Li abbiamo declinati pure in 6 principi guida in azienda, no? Perché sto facendo un'evoluzione culturale e noi abbiamo 6 principi guida che costituiscono la base di quello che chiamiamo il modello One Ferrari. Per me cos'è che è importante? 1, collaborazione. Collaborazione è fondamentale. Se tu non sai qualcosa, ma rivolgiti alle persone. Quella storia del genio solitario, della persona che sa, no. Poi c'è l'apprendimento continuo. L'apprendimento continuo viene ancora prima del miglioramento continuo. Tutti quanti parliamo di Kaizen, che dovrebbe essere Keizoku Kaizen. Invece, per me, c'è prima del Kaizen, c'è il Gakusho, che è l'apprendimento. Questo è fondamentale. Qui vedi tanti libri. Quando sono arrivato qui ho regalato i libri. Ci regaliamo libri, perché dietro i libri chi ci sono? Le persone. Sono sempre quelle le cose. Poi c'è un terzo argomento, confidence humility. Cioè, tu sai qualcosa, ma noi non siamo altro che una piccola isola in mezzo a un oceano. Lo dicevano già 500 anni prima di Cristo. So di non sapere. Quello che succede purtroppo spesso è che quando più si va in alto, tanto più si pensa di poter fare a meno degli altri e di non aver bisogno di leggere. Invece è proprio il contrario. Questa io la chiamo umiltà confidente. Poi c'è il focus, che è un'azienda di risultati specifici, misurabili, ai clienti, alle persone all'interno, agli investitori, tutte quante. Poi c'è il fearless organization. Le persone si devono sentire libere di dire quello che pensano. Poi si reagge con un processo logico, un metodo scientifico, si deve arrivare a una conclusione ragionata. Ma non puoi partire da alcuni bias e pregiudizi, perché sennò a questo punto non agisci come uno scienziato, agisci come altri nomi che non voglio stereotipare. E poi c'è l'ultima, secondo me devi avere questa volontà di progresso continuo.
continuo. Ciò che è vero oggi può non essere vero domani se abbiamo altre evidenze. E questa alla fine è un organismo vivente. Quello che dico ai manager è che sì, sono importanti gli hard skill, però quello a un certo punto si danno per scontate. Poi c'è questo layer, quanto li senti tu, quanto li assimili, che deve essere una meditazione giornaliera. Sul metodo scientifico io anche sto notando questo trend, per cui una volta il CEO era imprenditore illuminato, quasi un artista, intuito al 100%, che poi se era bravo le cose funzionavano, se non era bravo non funzionavano, ma non erano basate su teorie o non erano testate. Sempre di più adesso invece vediamo che la decisione può essere presa anche dal basso, perché tanto deve essere comunque in ogni caso confermata o confutata, proprio utilizzando il metodo scientifico anche nell'azienda. Io credo, e la mia esperienza lo dice, ormai sono quasi 30 anni, i processi sono top down e bottom up. Io vedo qua in Ferrari, noi abbiamo trovato il modo di ridurre i consumi di alluminio grazie ad alcune idee di operai. Quest'anno compreremo 250 tonnellate in meno di alluminio. E dice, ma cosa avete fatto? PhD? No, abbiamo ascoltato le idee degli operai. Qual è stato il capitale investito per rendere possibile ciò? Zero. Solo ascoltare le idee. E che non puoi ascoltare se non hai un metodo per validare le idee. E spesso questo metodo non esiste. Questo approccio più scientifico ti permette di ascoltare tutti, perché poi c'è un filtro super partes che ti dice questa idea è valida o non è valida. Sì. Funziona risparmiare sull'alluminio, immagino risparmiando sugli scarti, indipendente se l'idea è mia o è dell'operaio a quel punto. Se tu ci pensi, guarda che non è che arrivi un qualcuno qui oggi e cancelli dalle nostre memorie tutto ciò che noi sappiamo. L'unico modo per ricostruire l'umanità, diciamo il segreto dell'umanità, è seguire un metodo scientifico, è un qualcosa che è affidabile, è un qualcosa che ti fa seguire i passi logici, perché altrimenti nascono i dogmi, invento, i pregiudizi, quelle robe lì. Secondo me bisogna mantenerlo vivo, specialmente in un'era in cui con tutte queste fake news, guarda questa è bella, mia figlia era alla scuola elementare, venne a casa, aveva un tema da fare, doveva studiare il Octopus Tree. E guarda Giada, che è una cavolata. No, ho detto mi insegna che devo studiare. Va su internet, se tu vai Tree Octopus, vedi che è una specie in via di estinzione e c'è un sacco su internet. Quindi Giada fa tutta la compito e va in classe, lei così come tutti gli altri, e poi l'insegnante dice no, non esiste. Era un modo per farle capire che non è che siccome è scritto su internet è vero. In passato non c'era internet, c'era un qualcos'altro, ma non è che siccome è scritto su un libro by default è vero. Una cosa è vera se è verificata sperimentalmente, se i fatti la supportano. Quindi l'approccio di Benedetto Vigna sembra riassumibile in 2 punti. 1. L'ascolto di tutti e il rapporto diretto con tutti, eliminando inutili intermediari e passaggi in mezzo. E 2. Il metodo scientifico per validare le idee e le scelte aziendali. Ora andiamo più nel dettaglio. Come gestisce la sua routine da amministratore delegato? Parliamo della tua vita di tutti i giorni da amministratore delegato. Adesso abbiamo parlato dei processi molto alti, ma nel pratico, nelle piccole cose, anche utilizzo l'agenda, utilizzo un gestionale, faccio le videochiamate, le video in presenza, tutte queste cose qua. Allora, io prediligo i meeting in presenza. Certe volte, quando ci sono alcune riunioni importanti, alcuni si collegano in remoto, gli dicono vuoi partecipare, vieni qua. Io ritengo che sia fondamentale il contatto diretto, perché c'è il body language, il movimento degli occhi, tutte cose che, diciamo, se fai un lavoro automatizzato, Zoom o altre cose va bene, ma se no devi vedere le persone. E la tua routine? Devo dire che non sono sicuramente una persona metodica. Non si direbbe. È vero, purtroppo è vero. Allora, no, non sono metodico, perché a me piace fare le cose un po' diverse. Anche per esempio la disposizione degli oggetti sulla scrivania o il modo in cui gestisco le mail. Ci sono alcune priorità, no? Io quando indirizzo le mail, in genere ho le priorità, le persone che riportano a me e board members. E poi le persone all'esterno, possono essere clienti o meno. Ora poi il resto è abbastanza flessibile, perché secondo me se non sei metodico su certe cose ti abitui a vedere le cose da un angolo diverso. Poi per esempio qui cos'è che faccio? A pranzo o a cena, dipende, io incontro sempre persone diverse, quindi qui ho regolarmente incontri one to one a pranzo con i colleghi che riportano a me, o incontri con loro e il loro staff. Facciamo degli incontri io e il mio management team di management della Ferrari ogni 6 mesi fuori, quindi ci isoliamo per un paio di giorni, ci diciamo le cose come stanno, è molto utile. Faccio incontri con tutte le persone della produzione quando ci sono le idee nuove, o con tutte le persone della tecnologia o tutte le persone dell'R&D, nell'ottica di usare l'elicottero. Mi piace interfacciare sempre con persone diverse, perché così puoi dare una mano a collegare i punti. Dovessimo dire le cose pratiche che devi fare durante le giornate, sono sicuramente tantissimi incontri. Sì, tantissimi incontri con persone diverse, dentro l'azienda e fuori dall'azienda. Poi parlo con persone un po' one to one, quando c'è qualcosa da sistemare. Mi ritaglia del tempo per me, per approfondire alcuni argomenti. Mi ritaglia del tempo per tenere viva la rete di connessioni fuori dall'azienda, perché devi tenerla viva. Le mansioni di Benedetto Vigna quindi ricadono in 3 categorie. 1. Riunioni interne, che sia con i riporti diretti, con il management, collaudatori, operai, chiunque sia necessario. 2. Momenti di approfondimento invece privati, fondamentali per la visione aziendale e strategica. E poi 3. Curare il network con la rete esterna all'azienda. Come sappiamo il networking è fondamentale in questo mondo. Io ritengo che noi siamo parte di una rete. Il valore di una rete non risiede nel nodo, ma nel numero di connessioni che questa persona ha. Oggi i tool digitali ti possono dare una mano a tenere vive queste connessioni, però poi io devo fare sempre la telefonata. La settimana scorsa è venuto il CEO di un'azienda
un'azienda automobilistica e che era qua, dice: ma sei libero per un'ora? Vieni, dai che parliamo. Cioè, qua eravamo qua, abbiamo parlato. La stessa cosa, io sono in Germania, vado, sei libero. Io quello che faccio sempre, se devo risolvere un problema, prima vedo se c'è qualcuno che può dare una mano. Se c'è qualcuno che può dare una mano, lo attivo. Poi se me non porto niente a casa, se serve un contatto in un'azienda che non conosco. E questa è una cosa che sto spingendo anche le persone da me a fare. Quindi la rete di conoscenze è cruciale. Più volte mi ha salvato. Io mi ricordo che una volta erano 28 mesi che non riuscivamo a risolvere un problema. Si può dire che problema era? Ma sì, era un proprio quando incollavi due pezzi, c'era una colla che cedeva. Però questa colla andava curata in un certo modo. Seguivamo le istruzioni e non funzionava. A un certo punto io dissi a Paolo, mi ricordo, ma prova a chiamare questa persona che ho conosciuto sull'aereo. Abbiamo chiamato e dice: ma non mettere l'azoto, metti l'ossigeno. Funzionava. Se avessimo fatto quella chiamata prima, avremmo risparmiato tanto tempo. Spesso le persone Danno troppa poca importanza alla rete di conoscenze. perché poi la devi mantenere viva. E come la mantieni viva? Io mi ritaglio delle fasce orarie, ma anche nei weekend, dove chiami le persone. Ma non le chiami perché hai bisogno di qualcosa, le chiami perché ti fa piacere parlare con loro. Faccio un esempio: quando ho cambiato l'organizzazione qua, ovviamente i consulti con le persone all'interno, ufficio personale, il chairman, ma poi mi ho sentito pure altri CEO, ovviamente senza andare nei dettagli, però tu cosa faresti, cosa non faresti, quali sono le aree di attenzione. Anche perché mandare via le persone può essere una cosa più difficile, no? È molto difficile, ci sono persone dietro, non è una decisione semplice, no? Però fa parte del lavoro che uno deve fare, no? Parlando di cambiamenti, quali sono i cambiamenti che hai dovuto fare in Ferrari anche da un punto di vista pratico? Rendere più piatta la struttura organizzativa. C'erano troppi livelli, 9 livelli. Prima che arrivino a te? Ma anche per loro. All'inizio mi ero trovato a alcuni meeting dove c'erano N persone e quelli che sapevano erano giù. Scusa, non portiamo nessuno. Rendere la struttura più piatta e indurre sempre di più le persone a imparare o leggendo, quindi ritagliandosi del tempo, o attivando la propria rete di connessione fuori. Queste sono le cose che ho fatto e secondo me è importante per il cambiamento. Poi dopo lo devi far vedere anche tu stesso, no? E verso l'esterno, come strategia di business? Abbiamo chiarito delle cose importanti. Qualche anno fa si diceva che tutte le auto sarebbero diventate elettriche e noi abbiamo sempre detto: non potranno diventare tutte elettriche, ci saranno anche le elettriche. Quindi alcune società sono andate full steam sull'elettrico. Abbiamo detto: no, noi faremo le termiche, faremo le ibride e faremo anche le elettriche. Sì, appena uscita la 12 cilindri che termica di quella non ce n'è. L'anno scorso è uscita quelle ibride, devi dare la scelta ai clienti e i clienti scelgono. Questa è una decisione molto importante, quindi a livello di business passare certi messaggi ai clienti: non ti preoccupare, vuoi comprare solo la termica? Ce l'avrai. Vuoi comprare anche l'elettrica o l'ibrida? Ce l'avrai. Tu non sei cliente nostro perché non ti piacciono le termiche? Avrai quella elettrica. L'e-building che abbiamo annunciato ieri l'abbiamo fatto proprio nell'ottica di dare ai clienti la flessibilità di scegliere la motorizzazione che vogliono. Questa è una cosa importante. L'altra cosa è che tutti quanti, specialmente nel lusso, perché Ferrari è una del lusso, è la Cina. Io mi ricordo che quando sono arrivato qua a giugno del 2021 c'erano 5 consigli da dare al futuro CEO della Ferrari. Uno, crescere tanto in Cina. Io dissi: no, non puoi crescere tanto in Cina, perché in ogni paese devi crescere con la dovuta velocità. Lo fai in digestione. E lì è stata anche una scelta coraggiosa che sta pagando, nel senso che noi in Cina, sì, certo, ci siamo, ma in Cina vogliamo essere sotto il 10% delle vendite totali, perché il mercato deve maturare. Cioè noi abbiamo fatto 300.000 auto in tutta Quindi la nostra storia. vendete solo 1.200 auto in Cina? Per stare là e aggiudicarsi una Ferrari devi essere fortunatissimo. Stiamo parlando di 1.500 persone là. D'altra parte, fai conto che le Ferrari in Cina le vendiamo dal 93-94, in Italia o in America le vendiamo nel 50. C'è anche una diversa maturità. Poi c'è il pre-owned market, lo devi crescere in un certo modo, che spesso poi alcuni clienti nuovi entrano nel nostro famiglio comprando un'auto usata. Anche sul sito adesso c'è la pagina. Dobbiamo fare sempre di più là. Però era solo per dire che se tu vai a vedere quante auto la Ferrari ha venduto in Cina so far, sotto meno di 10.000, quante auto ha venduto in altri paesi dove siamo presenti da anni, parliamo di decine di migliaia. E quindi c'è anche una questione di maturità del mercato, quanto i clienti conoscono il nostro brand. Due decisioni molto importanti, una sulla strategia di prodotto e una di mercato. Queste due decisioni sono state fondamentali. Ricapitolando, i cambiamenti sono stati: diminuire la gerarchia, incentivare l'apprendimento, prendere una decisione chiara sulle auto elettriche e definire una strategia sul mercato globale, in particolare quello asiatico. Ma forse la cosa più importante che mi ha trasmesso con queste risposte è stata l'importanza di annullare le supercazzole. Quando qualche persona mi vengono a dire: devo fare un corso per gestire i cambiamenti, dico: senti, ci insegni a vivere? Certo. Cioè, come faccio a insegnarti a vivere? Certo. Vivi. Cambiamenti invece da un punto di vista tecnologico? Parto dalla fabbrica, abbiamo adottato tutta una serie di step tecnologici per quanto riguarda la temperatura di fusione dell'alluminio, per quanto riguarda l'uso dei filtri dell'alluminio. Una volta che hai tutte le evidenze sperimentali, vai. C'era anche la decisione dell'e-building, da fare in un certo modo o meno. Una decisione presa a dicembre 2021. Subito. Andiamo. Le decisioni di quali chip selezionare o meno. Le persone qui non avevano legami con certe società in America, gli ho dati i legami, abbiamo deciso. Si è snellita un po' perché certe volte mancavano un po' di legami. Alcune cose ho aiutato io direttamente, indirettamente, dando i legami del caso. Poi ho portato anche due colleghi della precedente azienda, l'ho portati qui. Noi abbiamo, l'hai sentito tante volte, no? Lo shortage dei chip. Ma
mancanza dei Certo. chip. Noi in Ferrari non abbiamo mai fermato la linea, Ok. mai. I fornitori ci hanno aiutato, ma tanto ci hanno messo pure le persone nostre. Ogni mattina alle 7:30 si trovavano, manca sto chip, manca sta roba, certe volte intervenivo io, chi chiamavo il CEO per darmi la mano. Dammi un paio di chip in più. E poi l'ultima cosa, secondo Sì. me, in genere, l'open innovation non è un concetto molto spiccato nell'automotive, è spiccatissimo nell'high tech, ma Sì. non nell'automotive. Ecco, in Google l'open innovation si sa. Quindi le cose che ho fatto, ho spinto ad accordi con player nuovi, dinamici. Abbiamo Samsung, SK-On, società con una certa freschezza e agilità. Quindi se vuoi ho allargato il raggio delle collaborazioni intorno a Ferrari, ho reso un po' più internazionale. Dal punto di vista di pubbliche relazioni, un conto era prima quando agivi sì in un'azienda che fatturava miliardi ma in modalità un po' più stealth. Adesso sei una società quotata, con tantissimi fan, sui social, con la gente che si apposta qua fuori a farvi le foto alle macchine nuove che stanno uscendo. Come gestisci il rapporto con l'esterno e ti permette di lavorare con serenità? Lavoro con serenità, sì, su questa dimensione che è una dimensione che, se vogliamo, è molto specifica di Ferrari. Qui ho fatto affidamento ad alcuni colleghi della comunicazione, ma anche alcuni consigli che mi sono arrivati da John. John è più abituato sicuramente. Sì. Ci combatte dall'inizio. La cosa è che quando non sai qualcosa, impara. Quindi sì, la gestiva la comunicazione, però la comunicazione io ero abituato a gestirla, vedevo uno spicchio. La Ferrari ha tanti stakeholders e ci sono stakeholder che sono tipici di Ferrari, tra cui i fan. Non tutte le aziende hanno quel tipo di stakeholder. No, poi dopo qui qualunque cosa tu faccia, nel bene e nel male, ha un'amplificazione incredibile. Però quando non sai qualcosa, impara. Non ti preoccupano i social, i commenti, queste cose? Se dicono che Vigna non capisce niente, se uno ritiene che così, dirà che non capisce niente. Certe volte vedo commenti su di me. Che devo fare? Io sono tranquillo. Hai citato John Elkann. In questo caso anche è differente essere un amministratore delegato, perché siamo in una società, anche se gigante, in un certo modo familiare, di due famiglie differenti, che abbiamo Elkann da una parte e Ferrari dall'altra. Come gestire questa cosa? I CEO hanno 6 task. Uno di questi 6 task è manage the shareholder, che sia una società grande o piccola, in ogni caso ha a che fare con gli shareholder. Io qua penso di essere davvero fortunato perché ho 2 persone con cui mi interfaccio frequentemente nel board, sono Piero e John, che sono persone dove c'è un allineamento di valori notevole. Qualche volta io ho sentito alcuni operai i quali dicevano: è bello vedere in un'azienda l'amministratore delegato, il chairman, il vice chairman. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Poi c'è una bellissima atmosfera. Io lavoro benissimo, c'è delle cose che imparo da Piero, delle cose che imparo da John, così come le imparo da tanta altra gente. Ha detto che non bisogna partire con la volontà di essere CEO, ma si può partire magari con la volontà di avere successo nella vita e di La spaccare volontà di divertirsi. e di divertirsi. Però anche un po' di ambizione. Insomma, anche i ragazzi. No, secondo me, guarda, quando io ho incontrato John, usavo all'interno della mia organizzazione quello che chiamavi compasso dell'innovazione. Il compasso dell'innovazione dice che per fare vera innovazione devi mettere insieme 4 dicotomie. Allora, una dicotomia è ambizione e umiltà. Devi essere ambizioso, ma devi essere umile, perché sennò poi uno come si perde il contatto col terreno. Sì. Poi ci vuole un'altra dicotomia, curiosità e focus. Perché se sei troppo curioso, poi fai R&D. Se sei troppo focalizzato, non fai execution, quindi non messo là. Poi c'è un altro, coraggio e responsabilità. Devi essere coraggioso, però pure devi essere conscio. Non osare troppo. Eh sì, perché se uno prende una decisione sbagliata, Fai fuori le persone. E poi c'è patience e drive. Cioè spingi, sicuro, ma renditi conto che le persone devono essere convinte. Non è che sono degli oggetti che sposti da un punto a un altro, si devono spostare. Mi ricordo perché io questo lo usavo e il mio nome era compasso dell'innovazione. In realtà io a courage mettevo braveness. Quando ho visto John, lui aveva quali sono le persone che io cerco in azienda. E lui dice, aveva queste 4 dicotomie. The values of the people I'm È la stessa cosa. La stessa roba. L'unica cosa che era braveness da me e courage a lui. Ok. Diciamo. Ecco perché dico, siamo trovati pure con il compasso. Qual è un consiglio su questo? Quando vai a dormire, vai a dormire. Cioè dai il massimo che puoi. Così hai la coscienza a posto. Poi se le cose non vanno bene, l'importante è che hai fatto il massimo. Hai fatto qualche errore. Non di negligenza, ma perché hai tentato cose nuove. Va bene. Non è colpa tua. Don't look for perfection. Quello che è importante sono i progressi. C'è Bill Gates che ha la lista dei libri che consiglia ogni estate. Tu hai citato che leggi tanto. Fammi una lista dei best da leggere se hai dai 20 ai 30 anni. Daniel Kahneman. Pensieri lenti e veloci. Thinking Fast. Quello è bello. Letto e consigliato. Poi ce n'è un altro suo che si chiama Noise, che ti fa vedere quali sono i limiti di quando giudichi le persone. Poi ce n'è un altro che è del 1530, Etienne de la Boétie, si chiama Servitù volontaria. È da amare, guarda, si legge benissimo. Poi mi piace molto questo di Feynman, che non è fisico, non c'è niente di fisico, non c'è una forma, ma che ti importa di cosa pensa la gente? Lui ti dice proprio che nella vita devi fare quello che ti piace, no? Sì, ma poi dopo ti dice, per esempio, lui venne chiamato da qualcuno di Reagan per risolvere il problema dello shuttle che era esploso. E lui disse: sì, io vengo, però voglio poter lavorare con le persone sul campo, non nelle sale di riunioni. E c'è tutta questa storia dove lui, per capire la realtà, dopo aver perso una settimana in sale di riunione a Washington, lontano dalla realtà, dice: io devo parlare con gli operai, io devo parlare con le persone. E lì capisce subito. Questo qua è molto bello. Tra l'altro questo libro citato anche dal buon prof Paolo Coletti, se vi ricordate, lo racconterò nel mio video. A me piacciono molto i libri scritti dai premi Nobel di economia. C'è un altro un po' pesante. Nudge, per esempio. Nudge è bellissimo, Nudge. Thaler. Di Thaler. Premio Nobel per l'economia
Quello mi piace. Sì. Ce n'è un altro pure, che è Who Gets What and Why, fatto premio Nobel nel 2012. Poi ce n'è un altro che a me piace molto, è un po' pesante, si chiama The Book of Why. Non è un libro semplice da leggere, però ti fa capire, specialmente in quest'era dell'artificial intelligence, l'importanza di trovare un razionale. Poi ce n'è un altro bello che io leggo ogni mattina prima di uscire e si chiama The Daily Stoic. Stamattina, per esempio, Take a Walk. Sì, The Daily Stoic. Ma se lo seguo anche sui social lui. E io leggo, perché c'ho vicino alla porta non esco, c'è la frase di Seneca, lo stoico di turno, e poi c'è una spiegazione come comunicare. Quando si fa azienda lo stoicismo è la filosofia migliore. Poi ce n'ho un altro che mi è piaciuto, Why We Drive, ti fa vedere quanto guidare un'auto, comunque fare, ti aiuta a sviluppare alcune abilità cognitive che altrimenti, se vivi in una società troppo gestita dall'artificial intelligence, perdi. Poi ce n'è un altro che a mio avviso è bello, Surveillance Capitalism. È un mattone, ma ti fa capire quello che c'è dietro l'IoT, Internet of Things, è bellissimo. In chiusura, imprenditori fighi proprio, che ne so, io in questo racconto che mi hai fatto ho visto un po' di Ray Dalio. Ray Dalio ha questa filosofia del radical transparency e lui, chiunque lo può criticare, però deve essere evidence based. Ho visto un po' di Elon Musk per forza, perché c'è imprenditori mano in pasta, perché lui è verticale sull'ingegneria, no? Quindi raccontami un po' imprenditori che tu dici questi spaccano. Quello che ho visto per esempio recentemente, perché io conoscevo molto quello della Silicon Valley, no? Jeff Bezos, che altri, Sanjay, semiconduttori, però la cosa che mi ha sorpreso positivamente è che se tu vai a vedere anche gli imprenditori qui del mondo italiano, presenti e passati, ce ne sono tutta una serie che meno famosi, ma che hanno fatto del loro. Per esempio c'è Pasquale Pistorio, che è noto sì, ma non tanto, che era il CEO della ST, che aveva gli stessi principi, lo stesso modus operandi. Un'altra storia che mi è piaciuta molto, ho letto 2 libri recenti di Tommy Ebert, sia su Marchionne che del vecchio. Per esempio io queste storie le conoscevo. C'è anche un'altra persona che era hands-on con lo sistema strategico, era Satoru Iwata di Nintendo. Grazie mille, è stato veramente un piacere. Una chiacchierata del genere non avviene tutti i giorni. Al termine di questo incontro e del mio giro dentro la Ferrari, la mia testa stava esplodendo. Mi sono portato a casa un sacco di spunti nuovi che spero potranno essere utili a me, ma anche a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se non l'avete visto dovete assolutamente recuperare il video che ho fatto visitando l'intera azienda di Ferrari.